Benvenuti a Planet Spin Podcast. Oggi ci addentriamo in un argomento che sta davvero accendendo l'interesse di molti pescatori, specialmente giù nel sud Italia. Parliamo della cattura di una specie affascinante, sempre più presente sotto costa, il carango chrysos. Lo conoscete forse come carango mediterraneo o dorato. Per questo approfondimento ci baseremo solo, e sottolineo solo, sulle esperienze e le tecniche, l'attrezzatura che troviamo documentate sul canale YouTube Planet Spin Fishing e sul sito www.planetspin.it. Insomma, andiamo a vedere cosa ci dicono loro. Esattamente. L'obiettivo è proprio questo: capire meglio sto predatore. Chi è? Dove lo troviamo? E soprattutto come insidiarlo con successo a spinning. Analizzeremo le catture, i test che hanno fatto e daremo un occhio di riguardo, direi, all'efficacia che hanno riscontrato con i micro jig, in particolare quel flatline TG di Savage Gear, che, sembra sia stato un jolly per loro. Allora, partiamo proprio da lì, dall'entusiasmo che si sente nei loro racconti, nei video. Ne parlano come di una nuova e bellissima specie. È incontrata lì, negli spot di sempre. C'è quasi un'aria di, come dire, riscoperta, no? L'emozione di vederli, poi catturarli. Magari all'inizio piccolini, dopo averne sentito parlare, forse visto qualche cattura, tipo dicevano in Sicilia. Ma sì, ha un entusiasmo che si capisce benissimo e fa vedere come l'arrivo o l'aumento, insomma, di una specie possa davvero, come dire, dare nuova vita a posti che conosce a memoria. Ti spinge a provare cose nuove. Poi, al di là dell'emozione, le informazioni che Planet Spin ha raccolto e messo insieme, appoggiandosi anche a fonti più generali, tipo Wikipedia per il contesto, ci aiutano a fare un identikit, diciamo, preciso. Nome scientifico Caranx chrysos, ok? Ma per noi pescatori è il carango mediterraneo o dorato. E come è fatto? Qualche segno particolare? Beh, sì, il corpo è tendenzialmente ovale, sai, schiacciato sui fianchi. Il dorso è più curvo della pancia, le scaglie, piccolissime, e la linea laterale è proprio particolare. Prima fa una curva verso l'alto, poi diventa dritta verso la coda, e lì, sulla parte dritta, ha quegli scudetti ossei spinosi, 39-45 dicono. Quello è un bel segno distintivo. L'occhio ha una specie di palpebra grassa, si chiama adiposa. Poi due pinne dorsali, separate. La prima ha 8 raggi spinosi e prima ancora c'è una spinetta corta orizzontale. L'anale è simile alla seconda dorsale, con 2 spine libere davanti. Le pettorali le chiamano falcate. Ah, a forma di falce, affusolate. Giusto, utile per non confonderlo magari con altro. Esatto, un dettaglio utile, sì. E la coda, la caudale, è molto forcuta, a V bella aperta. E i colori? Si chiama anche dorato. Eh sì, e le immagini, i video che hanno fatto lo mostrano bene. Il dorso è grigio-verde o grigio-azzurro con delle belle iridescenze. I fianchi e la pancia sono bianco-argente e a volte sì, ci sono quei riflessi dorati. Poi c'è quella macchiolina nera sul bordo alto dell'opercolo, sai, il coperchio delle branche, altro segno utile, pinne grigio chiare più o meno, tranne le punte della coda che sono scure. Ah, e i giovani possono avere delle barre scure verticali. Capito. E per le dimensioni? Loro all'inizio ne hanno presi di piccoli, ma può diventare grosso. Cosa riportano le info generali che hanno consultato? Guarda, le note che Planet Spin ha raccolto danno dati un po' diversi sulla taglia massima. Alcune fonti dicono 60 cm per quasi 3 kg, altre arrivano a 70 cm per più di 5 kg, però specificano, citando dati proprio del Mediterraneo, che qui da noi sono più piccoli. Spesso, dicono, non superano il 1,5 kg. E questo, torna con le prime catture che hanno documentato loro. Interessante. È molto interessante anche la storia della sua distribuzione. C'era già nell'Atlantico e nel Mediterraneo, ma era considerato raro da noi in Italia, più comune a sud, a est. L'aumento delle segnalazioni recenti, questa espansione verso nord, la chiamano meridionalizzazione, no? Che viene menzionata nelle fonti consultate da Planet Spin. Sono dati importanti per noi pescatori, fa capire che le cose stanno cambiando. E c'è pure quella curiosità biologica che riportano. È uno dei pochi pesci che ha passato Suez al contrario, dal Mediterraneo verso est. La chiamano migrazione antilessepsiana. Curioso davvero.
E accennavano anche al rischio di confonderlo con altri pesci, vero? Chi non lo conosce bene, si può confondere con la leccia, la Lichia amia, o a volte pure con la ricciola, Siriola dumerili. Però, se hai in mente i dettagli, tipo la linea laterale con gli scudetti, la forma generale, beh, aiuta a riconoscerlo. Ok, passiamo all'habitat, al comportamento, sempre sulla base di quello che emerge dalle fonti usate da PlanetSpin. Sì, allora lo definiscono una specie pelagica costiera. Che vuol dire? Che vive, sì, in acque aperte, ma non troppo lontano dalla costa, e ama i fondali sabbiosi. E questo, guarda caso, combacia alla perfezione con gli spot dove hanno fatto le catture che hanno documentato. Ah, interessante. Quindi, anche se un pesce di mare aperto si avvicina parecchio. Esatto. Gli adulti li descrivono come nuotatori forti, spesso in banchi al largo, ma si avvicinano alla costa per riprodursi. E quando? Nel Mediterraneo d'estate, diciamo da maggio a settembre più o meno. Questo potrebbe spiegare perché li troviamo più sotto costa in certi periodi. Ha senso. I giovani, invece, hanno un comportamento un po' diverso. Le informazioni riportate dicono che cercano riparo sotto cose che galleggiano, tipo ammassi di alghe sargasso o addirittura meduse. E possono anche entrare nelle foci nelle zone salmastre. E cosa mangia? È un predatore, quindi. Sì, è un cacciatore bello attivo. La dieta, stando alle note, è fatta soprattutto di pesci. Citano alici, sarde, persino piccoli pesci volanti, ma mangia anche crostacei. Questo ci dà già un'idea, no? Di che tipo di pesciolini cerca e quindi che esche potrebbero funzionare. È un quadro interessante, un predatore versatile e con comportamenti diversi tra giovani e adulti. Questo ci porta dritti al racconto di pesca di PlanetSpin. Descrivono un divertimento pazzesco, anche con pesci non enormi, proprio perché li hanno presi con attrezzature leggere, quello che chiamano light spinning, e hanno trovato degli spot molto precisi, dei punti chiave. Proprio così. Parlano di fondali sabbiosi, battigia mista, ma il dettaglio fondamentale è la posizione, proprio dietro il frangente, nel cavo dell'onda. Millimetrico quasi. Mamma mia, precisissimo. Eh sì, fa pensare a una caccia vicinissima a riva, almeno in quel momento lì. Hanno dovuto proprio adattare il lancio, quasi laterale, sulla sabbia, per pescare in pochissima acqua, i primi 2-3 metri. E il recupero? Come li animavano? Recupero medio, dicevano, e poi animato da gercatine strette strette. Molto tecnico, direi. Capisco. Sembra quasi una tecnica chirurgica. Decisamente. E l'elemento che secondo la loro esperienza sul campo ha fatto la differenza in quelle uscite è stata l'esca. Hanno provato un po' di cose, gomme, hard bait classiche, ma la svolta sono stati i micro jig, in particolare quelli piccoli, tra i 10 e i 15 grammi. Sottolineano proprio che le altre esche in quel momento, in quelle condizioni, non davano gli stessi risultati. Questo fa pensare che magari i carango fossero molto selettivi in quel momento. Forse puntavano a prede piccolissime e il microjig le imitava alla perfezione. Esattamente. E questo ci porta proprio all'esca che per loro è stata la chiave in quelle situazioni. Il micro jig Savage Gear Flatline TG. Il fatto che ci abbiano dedicato una recensione apposita, provati per voi, fa capire quanto sia stata importante. E un punto fondamentale che mettono in risalto è il materiale, il tungsteno. Ah, il tungsteno. Perché è così importante in un microjig? Spiegaci un po'. Beh, il motivo, come spiegano bene nel materiale che hanno analizzato, è la densità. È semplice. A parità di peso, il tungsteno è molto, molto più denso del piombo. Questo permette di fare esche decisamente più piccole, più compatte. Fanno degli esempi chiari, Un jig lungo 4,5 cm che pesa 16 grammi, o uno da 4 cm per 12 grammi, addirittura uno da 3 cm per 8 grammi. Caspita, piccolissimi ma pesanti. Esatto. E questa compattezza è un vantaggio enorme quando i pesci mangiano su roba piccola, come evidentemente facevano quei carangoli. L'esca sembra più vera come dimensioni, ma ha comunque un buon peso per lanciarla bene. Chiaro. E altre caratteristiche che hanno notato? Descrivono poi anche le altre cose che hanno apprezzato. I colori UV e glow, che aiutano la visibilità in condizioni diverse, gli occhi 3D fatti bene, i disegni delle branchie per dare più realismo.
C'è un'osservazione onesta sulla vernice. Dicono che i colori sono belli, efficaci, ma la finitura non è super resistente agli urti. Sai, pescando tra gli scogli del sottoriva è facile sbatterli. Ci sta. L'armatura invece la giudicano buona, ancoretta dietro e assist hook dressato, cioè con quei filamenti che attirano in testa, collegati con anellini buoni. E anche la scatola, il packaging, lo descrivono come ben fatto, con le info utili. E la prova del 9, insomma. Le catture ci sono state. Confermano che funziona. Assolutamente sì. I racconti parlano di un sacco di catture di Carango Chrysos, proprio con il Flatline TG. E non solo, dicono che la stessa esca è andata bene anche in altre situazioni. C'è un riferimento a un video di kayak fishing dove ha funzionato anche su altre specie. Quindi, per la loro esperienza diretta, in quel contesto preciso, sotto costa, pesci attivi su minutaglia, quest'esca è stata davvero micidiale. Un'altra cosa utilissima per chi ci ascolta è che nel loro materiale hanno condiviso pure l'attrezzatura esatta che hanno usato per quelle catture di Carango Chrysos. Molto specifico. Hanno usato una canna Daiwa Freems Evolution 702 MLFS, abbinata a un mulinello Daiwa Fuego 3000 LTC. Come filo un precciato dello 0.13 e un moschettone BKK Duolock misura 0. Un setup leggero, sì, ma ben bilanciato per quel tipo di pesca. E fanno anche una riflessione interessante a margine. Dicono che il light spinning, grazie a come si sono evolute le attrezzature, le esche, è diventato quasi una disciplina a sé. Non è solo uno spinning più leggero, ma proprio un modo di pescare con logiche sue, esche specifiche e a volte anche target particolari. È una bella visione, valorizza la specializzazione. Sì, riconosce l'evoluzione continua delle tecniche. Certo, l'esperienza di Planet Spin con i microjig lì sotto riva è stata un successo, non c'è dubbio. Però è giusto anche ricordare che le informazioni generali sul Carango Chrysos, quelle che Planet Spin stesso ha raccolto consultando varie fonti per dare un quadro completo, menzionano anche altre tecniche che potrebbero funzionare, soprattutto se pensiamo a pesci più grossi o a situazioni diverse da quelle che hanno trovato loro. Giusto. Abbiamo visto il successo sotto costa con attrezzatura light, ma queste fonti generali che hanno consultato, cosa suggeriscono per approcci diversi? Magari per cercare pesci più grandi che, come dicevi, potrebbero stare più all'algo. Ma le note raccolte parlano per esempio della treina, sia costiera che d'altura. È una tecnica classica per i carangidi in generale. Poi citano la pesca col vivo. Spesso dicono che sia molto efficace, specialmente per i pesci più grossi che magari sono meno svelti a inseguire un artificiale piccolo. Capisco. E poi si accenna anche all'uso di piume, cucchiaini ondulanti, i classici minnow, persino i sabichi, sai, quelli simili a quelli per sgombri e sugaelli. Questo ci fa capire che il carangio è un predatore abbastanza versatile. Non mangia solo una cosa. Esatto. E un punto su cui tutte le fonti sembrano essere d'accordo è la sua fama di combattente. Dicono sia estremamente tenace, potente per la sua taglia, uno che non molla facilmente. E che combattente, eh? Anche da piccolo, a quanto pare. Bene, proviamo a riassumere un po' i punti chiave di questo approfondimento, basato sulla documentazione preziosa di Planet Spin. Il Carango Chrysos ne esce come una cattura davvero stimolante. Un pesce che sta diventando un bersaglio sempre più concreto qui da noi, specialmente al sud. E l'esperienza diretta che hanno condiviso è fondamentale. Ci illumina su un approccio specifico che per loro ha funzionato alla grande. Il light spinning con microjig in tungsteno, tipo il Savage Gear Flatline TG. Proprio così. E l'analisi fa vedere quanto sia importante osservare bene lo spot, quella zona precisa dietro l'onda, su sabbia, e affinare la tecnica di recupero, quelle gercate strette e rapide che descrivono. Tutto questo dimostra, secondo me, quanto sia fondamentale per noi pescatori stare attenti ai cambiamenti del mare, come l'arrivo o l'aumento di questa specie nuova in tanti posti, e poi adattare le strategie, proprio come hanno fatto loro in questo caso. È un continuo imparare. E per chiudere, lanciamo uno spunto, una riflessione per chi ci ascolta. L'esperienza documentata da Planet Spin ha mostrato un gran successo con i microjig, ma su pesci ancora relativamente piccoli, pescando in condizioni molto specifiche, vicinissimo a riva. Però le stesse informazioni raccolte ci dicono che il Carango Chrysos può diventare ben più grosso e che gli adulti hanno abitudini diverse. Magari nuotano in banchi più a largo, mangiano cose diverse. Allora la domanda sorge un po' spontanea, no? Partendo da queste info preziose che abbiamo discusso, come si potrebbe, secondo voi, far evolvere l'approccio?
magari cambiando tipo e misura delle esche, usando attrezzatura più robusta, scegliendo spot e orari diversi, come si potrebbe tentare di insidiare gli esemplari più grandi di questo affascinante combattente. Una bella sfida, no? Grazie per aver seguito questo approfondimento di Planet Spin Podcast. Alla prossima.